Eccomi qui in un nuovo vlog, bentornati su Cara Caloria. Allora, io sono appena rincasata, sono le 7, sto ancora vestita ovviamente da lavoro e ho un cane qui sotto i piedi. Eccolo qui, gatto e cane. Adesso mi metto la tuta, mi preparo e faccio ginnastica perché oggi è martedì. Ieri ho saltato perché ho fatto ginnastica sia domenica che sabato, quindi ieri ho fatto una giornata di riposo anche perché poi stamattina mi sentivo tutta la parte qua degli addominali che evidentemente hanno lavorato abbastanza bene perché stavo tutta indolenzita e quindi adesso accendo la televisione perché mi metto qui in sala, faccio la scheda gambe, poi la solita scheda degli addominali e poi vado sul tapis a fare una sezione di 30 minuti di cardio che non so se sia camminata o corsa, non lo so. Devo dire che trovo un certo giovamento a farmi una bella corsetta sul tappeto perché mi scarica parecchio, molto di più della camminata, calcolando che io sono rincasata adesso e all'attivo ho circa, aspetta che te lo dico, 9.800 passi, quindi diciamo i miei 10.000 passi li ho fatti, posso anche dedicarmi a una mezz'oretta di corsetta. Poi non ho fatto lo spuntino delle 5 perché al lavoro mi si è fatto tardi, quindi la frutta secca con la frutta disidratata probabilmente la mangerò dopo cena. Vi mostro poi mentre la faccio la scheda che ho scelto stasera per le gambe. Ho trovato una nuova personal trainer che si chiama MadFit, cioè MadFit, ma poi tanto vi esce qui l'icona del canale. E devo dire che fa delle belle schede, anche lei fa allenamenti dai 5 minuti in su, quindi trovate schede diciamo ristrette in 5-10 minuti, ma anche allenamenti di 30, 45, 50, un'ora, quindi a seconda dell'esigenza. Ovviamente io adesso, siccome ho ripreso da questa è la seconda settimana, sto facendo schede ridotte da 10-15 minuti, poi arriverà quel momento in cui, di solito arriva questo momento tra la terza e la quarta settimana, in cui andrò a fare effettivamente una scheda completa, gambe o braccia da 30 minuti e poi andrò ad unirci sempre il cardio e gli addominali. Però io inizio step by step per non fustigarmi subito dall'inizio e soprattutto per non demoralizzarmi perché anche il fiato insomma a volte cede, quindi preferisco fare piano piano e arrivare poi a un obiettivo finale che per me è a fine mese riuscire ad allenarmi un'ora di seguito facendo appunto cardio e pesi. E una volta arrivato a questo obiettivo poi andrò avanti facendo ovviamente altri tipi di esercizi. A few moments later. Allora, questo è il canale che ti dicevo prima, MadFit, non si vede bene però si legge qua e lei fa queste schede insomma di allenamento che devo dire non sono niente male, finora ne ho fatte un paio, ma ti dirò che per esempio questo legs and booty sarebbe gambe e glutei senza equipaggiamento, sarebbe senza pesi, cioè tutto a corpo libero. Fa anche sezioni di riscaldamento iniziale, finali, poi fa tipo allenamenti killer hit, questi sono belli da 20 minuti, ovviamente devi stare allenato perché hai bisogno di abbastanza fiato. Ecco, voglio fare questo, 15 minuti e io nel frattempo mi sono cambiata, mi sono messa qua la tenuta. Allora, io ho sistemato anche il tappetino per terra perché sto vedendo che lei lo utilizza, anche se poi a me dà fastidio quando faccio gli esercizi da in piedi, però lo lascio perché probabilmente in una sezione da 16 minuti avrà anche degli esercizi fatti sul tappeto. Adesso inizio. E poi ovviamente alcuni pezzi li vedrete in velocità supersonica, no? Sto vedendo che ho il mascara colato, ma perché ovviamente sono a fine giornata lavorativa, quindi un cane qui che cammina lungo la via e vabbè, ti stavo dicendo, torniamo. Quindi insomma adesso inizio la scheda e poi faccio gli addominali e come appunto ti stavo anticipando vedrai
ovviamente l'allenamento veloce perché sennò ci addormentiamo, e poi ti metto sempre l'icona qui in basso dell'allenamento che ho scelto, così se tante volte lo vuoi provare, insomma te lo ricordi, perché io sinceramente se non vedo l'immagine me lo scordo molto facilmente. E io vado col play, se no qua a forza di chiacchierare non faccio più niente. E lei usa il peso ovviamente da penso 15 kg, ma io non ce l'ho a casa, quindi per il momento sto usando i manubri da 3 kg l'uno e sto valutando di comprare, veramente già da un anno lo sto valutando, di comprare proprio il bilanciere, però ecco non saprei dove metterlo, quindi sto un po' facendo delle valutazioni per rendermi conto se prenderlo o prendere dei manubri più pesanti, almeno fino a 10 kg. Però a seconda del tipo di allenamento e del tipo e del grado di allenamento che voi avete, potete ovviamente scegliere un peso piuttosto che un altro. It's not a game, it's a rich thing. Finite le gambe, pensavo peggio, in realtà avrei dovuto aumentare i pesi perché è stato abbastanza facile, però vabbè, poi quando mi alleniamo, eh, oggi è martedì, giovedì, mi sa pure domani, perché poi venerdì sera non ci sono, quindi devo recuperare, quindi farò oggi, poi domani braccia e giovedì rifaccio le gambe, quindi probabilmente aumenterò un pochino i pesi perché sennò effettivamente sembra che lavoro poco. Comunque adesso passo agli addominali e poi vado al tappeto. Lo posso dire che sono morta. Mamma mia, gli addominali li odio. Comunque, vado adesso sul tappeto. Non so minimamente quali si siano. Sono le 19:48, quindi mi dirigo verso il tappeto. Però devo smantellare in sala, altrimenti Freddy mi fa un casino. Quindi ti metto un attimo in pausa. Allora, eccomi qui sul tappeto, vado ad attivare la macchina. Allora, io di solito inizio a tappeto in pianura, velocità 4 circa, perché faccio 5 minuti di riscaldamento. Poi vado aumentando e vado correndo e metto adesso il timer perché devo correre appunto per 30 minuti, quindi ci vediamo dopo. E così un'ora è trascorsa in allegria. Allora, ho all'attivo 30 minuti di corsa, 5 minuti iniziali di camminata e 5 minuti finali di camminata. E vabbè, la macchina mi dice che ho fatto 3 km e 300 metri e che ho consumato 220 calorie, ma io ho lo Swatch qua che dice altro, adesso ve lo mostro, aspettate che vi devo reggere. Allora, intanto dice che ho fatto nella giornata 16.085 passi per un totale di 7,97 di kilocalorie. Invece la corsa, qua mi dice esercizio 30 minuti di corsa con il picco di 128 battiti al minuto, 294 kilocalorie contro i 220 della macchina. Come vedete è tutto molto, molto relativo, però a me poco interessa, l'importante è che ho fatto ginnastica. Adesso scendo dalla macchina infernale e
vado a fare la doccia, a dopo. Eccomi qui, sono appena tornata, mi sono subito cambiata i vestiti, messa la tenuta ginnica. Sono stanca morta, per me oggi è giovedì 7 aprile. Ieri non ho ripreso perché effettivamente a parte la dieta non ho fatto niente, non mi sono allenata. Avevo detto che mi sarei allenata, ma in realtà ero veramente tramortita e non ho avuto voglia diciamo, di allenarmi. Questa sera vado a fare l'allenamento delle braccia e mi rialleno sabato pomeriggio e domenica, perché sabato e domenica a quanto pare sono i jolly che quando durante la settimana o non sono riuscita o perché non avevo voglia o perché ero troppo stanca e poi recupero il sabato e la domenica. Intanto vado a selezionare e ci facciamo questa scheda braccia e vediamo come arriverò alle 8 questa sera, visto che sono le 7 meno 5. Vediamo come arrivo alle 8. Eccomi di ritorno. Allora, ho selezionato un 15 minuti standing arm workout, cioè un esercizio per le braccia da fare in piedi, quindi non dovrò sistemare il tappetino sul pavimento, con ovviamente i manubri, vabbè, i pesi. Io in questo caso ho sempre questi pesi da 3 kg e mi sono resa conto con la scheda di martedì che effettivamente sono troppo leggeri per me. Quindi per andare a incrementare un po' il peso, visto che poi dai 3 kg passo al kettlebell da 6 kg e per questo tipo di esercizio, cioè per questo tipo di scheda, il kettlebell non va bene, sto valutando di indossare le polsiere da mezzo chilo. Metto la polsiera così incremento un po' il chilo rispetto al manubrio da 3 kg. A few minutes later. Allora, ho indossato le polsiere che in realtà sono da mezzo chilo, vabbè si sono un po' cancellate, comunque sono da mezzo chilo e ho preso, stanno lì sul divano, ho preso i manubri da 3 kg l'uno. Inizio con la scheda, vi lascio qui su così mi vedete mentre sudo, che non è un bel vedere ovviamente, però è quello che devo fare. Sono morta, non ce la faccio più. Mi mancano 2 esercizi, ma mi fermo qua. One eternity later. Eccomi qui, buon sabato, sono pronta in cameretta perché mio marito sta davanti alla televisione in sala, quindi non posso occupare l'altra sala d'allenamento, ma resto qui chiusa nella mia cameretta per allenarmi con la mia sessione di sabato. Ieri era venerdì, non mi sono allenata, giovedì ho fatto scheda braccia, scheda addominali e mi sono fermata senza fare il cardio. Adesso mi sono cambiata, sono pronta per la scheda gambe e poi farò gli addominali e poi farò una sessione di corsa perché mi devo proprio sfogare perché sono stata veramente tutta la settimana, soprattutto sto weekend. Vabbè, insomma, devo estrapolare lo stress, quindi devo fare ginnastica. Magari vi faccio vedere anche che cosa preparo stasera, giusto per variare un po' questo video, se no è solamente ginnastica, insomma, non è che vi faccio vedere chissà che. E poi vi volevo dire anche un'altra cosa che dal prossimo video dirò a inizio video, perché adesso questo è video inoltrato, insomma, solo chi lo vede poi lo sa. E sto mettendo le traduzioni dei video, quindi non lo trovate solamente nella lingua madre che è l'italiano, ma lo trovate anche in altre lingue. Ho selezionato una gamma di lingue europee e poi delle lingue orientali, in maniera tale che se qualcuno di voi è straniero, insomma, riesce comunque a seguire quello che dico. Spero e provo a parlare più semplice possibile, in maniera tale che qualora vogliate anche imparare l'italiano, insomma, riuscirete a comprendere quello che sto dicendo.
Ho selezionato il programma di allenamento di oggi, sempre del canale di Medfit. È una ragazza che mi piace tantissimo. Per oggi ho selezionato un allenamento gambe con il kettlebell e con i manubri. Ovviamente i miei manubri pesano pochissimo, quindi andrò ad aggiungere le fascette da mezzo chilo per aumentare un pochino diciamo la grammatura di peso, e poi ho il kettlebell da 6 kg, ve lo mostro. Nel mio equipaggiamento, nelle mie attrezzature, è quello che pesa di più. Vabbè, questi sono i chili, quelli da 3. Poi utilizzerò le fascette queste però tipo guanto, da mezzo chilo l'uno. E qui, eccolo qui, ho il kettlebell. Quindi vado a legarmi i capelli e inizio la sessione di sabato e ci vediamo in corso d'opera mentre mi alleno, io sudo e voi ridete. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. A few minutes later. Allora, la prima sessione gambe è terminata, è stata una scheda veramente tosta, ho sudato tantissimo e devo dire che questa Medfit è pazzesca. Adesso ho selezionato la solita challenge di Chloe Ting che termino domani le 2 settimane, poi cambio la scheda, faccio un altro allenamento sempre della Ting però con un'altra challenge, anche perché calcola che non lo sto facendo tutti i giorni ma solo 4 volte a settimana, però devo dire che i pantaloni danno la loro soddisfazione. Adesso rivado in immersione e facciamo la challenge e ci vediamo dopo quando salirò sul tappeto per l'ultima sessione di allenamento. Ho dimenticato di farti vedere che ho messo una cavigliera da mezzo chilo per aumentare un po' l'intensità. One eternity later. Eccomi qui, addominali finiti, stavo bevendo un po' d'acqua perché mi devo ridratare, che ho sudato veramente tantissimo. Non sembra, ma avere i pesi, cioè le polsiere sulle caviglie, fa lavorare molto di più che senza. Oddio, sto morendo. E niente, adesso sono pronta per la mia sessione di cardio che spero e mi auguro di terminare in 30 minuti, così ho fatto la mia sessione di un'ora e mi posso ritenere soddisfatta per la giornata di oggi. Intanto bevo l'idratazione prima di tutto. Allora, ho finito la corsa 30 minuti, dopo ti faccio vedere i risultati. Il tappeto dice che ho fatto 3 km in 35 minuti, ma calcola che ci sono 5 minuti di riscaldamento di camminata e sto facendo altri 4 minuti di defaticamento camminando e come vedi sto tutta sudata. 3 km e 3 in 40 minuti, di cui 10 di camminata, 30 di corsa, e poi qua mi dice che ho consumato 197 calorie, invece sullo smartwatch dice che ne ho consumate 2,97 come solito. A few moments later.